Siamo in compagnia di Carmine Pagnozzi, direttore generale di Biorepack, il Consorzio Nazionale per il Riciclo Organico degli Imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, che fa parte del sistema CONAI. In un sistema consortile che fa scuola non solo in Europa, ma direi anche in tutto il mondo, i risultati di Biorepack sono assolutamente straordinari, tanto che in soli 3 anni di attività ha bruciato le tappe raggiungendo nel 2022 gli obiettivi di riciclo che avrebbe dovuto ottenere entro il 2030. Direttore, ci può parlare di Biorepack e del suo funzionamento? Sì, certo, Biorepack, come diceva lei, all'interno del sistema CONAI è l'ultimo nato. Dopo le 6 filiere consolidate negli ultimi 25 anni di gestione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio in Italia, abbiamo goduto di questo sistema per poter affermarci come filiera innovativa e quindi entrare a far parte di questa famiglia, di questo sistema di responsabilità estesa dei produttori di particolari imballaggi. Biorepack, come diceva lei, rappresenta gli imballaggi aventi caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità e quindi quei particolari imballaggi che servono per portare a casa beni e cibi che acquistiamo nel mercato, ma che a fine vita possono essere raccolti e riciclati insieme alla frazione organica che contenevano. Quindi stiamo parlando di un sistema che nel 2022 ha gestito con emissioni sul mercato di 76.800 tonnellate di imballaggi e che ha raggiunto l'obiettivo, ricordando prima del superamento degli obiettivi al 2030, del 60,7% di rifiuto di imballaggio in bioplastica compostabile effettivamente riciclato. Perché è importante una buona raccolta dell'organico? Se non facessimo bene la raccolta dell'organico, quindi andando a inserire, conferendo materiali con analoghe caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, ci troveremo con materiali non compostabili a fine ciclo. Questi materiali non compostabili andranno poi a compromettere le attività di riciclo. La filiera degli imballaggi in bioplastica risponde a questo specifico elemento, cioè il fatto che una raccolta di qualità da un lato va a massimizzare gli obiettivi di riciclo, ma risponde oltre che a tematiche ambientali anche a tematiche economiche, perché i costi dovuti che sopportiamo come cittadini, ma che vengono sostenuti dalle aziende di riciclo, sono costi importanti per poter allontanare i materiali non compostabili. La cosa più importante è non averli nel momento della raccolta, quindi come Biorepack siamo molto focalizzati a dare vitalità a questo innovativo sistema di imballaggi, ma anche a consentire che il cittadino riconosca tutti quei materiali che sono effettivamente compostabili insieme alla raccolta del rifiuto organico, per massimizzare, oltre che, come dicevamo, i livelli di riciclo adeguati, anche non avere impatti e conseguenze sull'ambiente e massimizzare i profitti economici e quindi non andare incontro a degli extra costi che poi dovremo sostenere tutti quanti. Ecco, ma volendo proprio dare magari un aiuto concreto ai cittadini e qualche consiglio per aiutarli a fare bene la raccolta differenziata, quali sono i prodotti da conferire nell'umido domestico e come possiamo riconoscere le plastiche biodegradabili e compostabili? I rifiuti da conferire all'interno della raccolta urbana di rifiuti umidi sono essenzialmente rifiuti organici, lo scarto da mensa e da cucina. All'interno di questa famiglia ci sono anche le plastiche biodegradabili e compostabili certificate secondo lo standard armonizzato EN 13432. Perché questo standard e questo codice? Perché la certificazione rispetto a questo standard garantisce che i materiali anche di imballaggio sono effettivamente trasformati in compost all'interno di impianti industriali di compostaggio che quindi applicano a livello nazionale le migliori tecniche disponibili per gestire la frazione organica che entra negli impianti per diventare ammendante e quindi per trasformare il rifiuto organico, compresi i rifiuti di imballaggio in bioplastica, in compost e quindi in fertilizzante. E sempre in un'ottica di supporto al consumatore, quali sono gli errori più frequenti e come si possono evitare?
Per evitare di confondere le plastiche tradizionali che non sono compostabili dalle bioplastiche, lo strumento migliore è quello di leggere cosa c'è riportato sopra l'imballaggio, perché l'etichettatura per noi è un elemento fondamentale. Anche attraverso quello standard che ho appena ricordato, diamo garanzia a chi produce e a chi poi compra e gestisce il rifiuto a fine vita, post consumo, quindi una garanzia che è possibile individuare il corretto flusso di destino. Se su un imballaggio è riportata nell'etichettatura ambientale, nell'etichettatura dello stesso, quindi un'informazione del tipo utilizzami e conferiscimi all'interno della raccolta dell'umido e sono certificato secondo lo standard EN 13432, ciò significa che il flusso corretto è quello della raccolta dell'umido. Se sull'imballaggio non è riportato la certificazione che per legge viene richiesta a tutti gli imballaggi compostabili che possono essere conferiti nell'umido, significa che quel materiale con cui è prodotto quell'imballaggio è un materiale che se plastico va nella raccolta della plastica e quindi va gestito secondo altri meccanismi che è il riciclo meccanico, mentre noi come Biorepack gestiamo i rifiuti di imballaggio che a fine vita hanno un riciclo organico e quindi vengono trasformati in compost. La frase fondamentale è cercare sull'imballaggio la scritta EN 13432. Quella è la garanzia. Chiunque apponga questo tipo di informazione non fornendo al cittadino un imballaggio effettivamente compostabile commette una frode e quindi va incontro a delle sanzioni fino all'ambito sanzionatorio penale. Ecco, direttore, un'ultima domanda prima di salutarci. Alla luce degli ottimi risultati fin qui ottenuti, quali obiettivi vi siete prefissati per il futuro? I nostri obiettivi sono, prima di tutto, andare a migliorare l'individuazione, la riconoscibilità dei rifiuti in bioplastica presenti sul mercato per conferirli effettivamente nella raccolta dell'umido, contribuendo tutti quanti insieme rispetto con le amministrazioni. Noi abbiamo oltre i 2/3 del paese già convenzionato con Biorepack, la popolazione che ad oggi collabora con Biorepack e con cui Biorepack ha stipulato delle convenzioni. Questo perché? Perché con questa collaborazione il nostro obiettivo è quello di andare a riconoscere dei corrispettivi per poter migliorare l'informazione ed evitare che i materiali non compostabili finiscano nell'umido. Il nostro obiettivo principale è che limitando la presenza di materiali non compostabili all'interno dell'umido limitiamo quello che noi chiamiamo effetto trascinamento, cioè che i materiali non compostabili per essere eliminati trascinino via dalla frazione organica sia il materiale organico buccia di banana e scarto di mense da cucina, ma anche i rifiuti di imballaggio in bioplastica. Questo effetto trascinamento abbatte le nostre performance di riciclo, ma non soltanto questo, compromette anche la trasformazione della sostanza organica in compost, perché per produrre un compost di qualità viene eliminato, oltre che materiale non compostabile, anche frazioni organiche e bioplastiche. Quell'obiettivo per il futuro che ci siamo posti è quello di collaborare sempre di più, sempre in maniera più unita e forte con le amministrazioni e con i gestori delegati dalle amministrazioni pubbliche italiane per poter garantire che nel rifiuto organico, nella raccolta dell'umido, arrivino, vengano conferiti solo materiali con caratteristiche di compostabilità omogenee, tanto da poterli trasformare in maniera univoca ed economica in compost. E questo è un obiettivo per noi fondamentale che consentirà sicuramente di aumentare a breve il nostro tasso di riciclo. Solo ricordiamo che quando parliamo di effetto trascinamento per il settore degli imballaggi in bioplastica all'interno dell'umido parliamo di un 14% di riciclo che viene perso per via di questo effetto, cioè per togliere i materiali non compostabili dobbiamo andare a subire questa eliminazione, e quindi sia l'organico che i materiali in imballaggio in bioplastica perdono delle capacità di essere riciclate. Per noi impatta fino al 14%. Quindi per il futuro il nostro obiettivo è quello di agire sulla comunicazione insieme ai cittadini per migliorare queste performance.